Ciao amici, eccoci di nuovo ad un tutorial per pulire e insomma avere sempre in efficienza le nostre belle stilografiche. In questo caso si tratta della Aurora Talentum Young col suo converter e col suo pennino. Voglio sostituire il pennino e già che ci sono, perché no, gli do anche una bella pulita, una bella lavata sia all'alimentatore che al pennino. Andiamo a vedere come si fa. Allora, la prima cosa da fare, come sempre quando andiamo ad intervenire sulle penne stilografiche, è andare a togliere cartucce o converter. In questo caso il converter non ha filettatura, ma basta semplicemente sfilarlo così. Si tratta di un pennino in acciaio, come vedete è all'interno della sezione. Per sfilarlo bisogna proprio tirarlo, però attenzione, perché per esempio in questo caso io ho avuto qualche problema per sfilarlo e allora come sempre si procede per gradi. Come prima cosa lo sciacquate sotto l'acqua corrente, basta davvero un po', e provate con molta delicatezza afferrandolo se il pennino viene fuori. Nel mio caso dovevo forzare un po' troppo e quindi non va bene. Mi ha detto l'esperienza che era un po' troppa la pressione da applicare e quindi cosa ho fatto? Ho fatto un breve risciacquo in acqua tiepida, ho preso proprio l'unità in un bel bicchierino di plastica con acqua tiepida e l'ho messo lì 5 minuti. Non è servito a niente, intanto continuava a spurgare inchiostro. L'acqua che scendeva dal pennino era acqua colorata ad amaranto, evidentemente c'era un inchiostro rosso o un marrone chiaro che aveva ostruito, intasato e anche un pochettino incrostato evidentemente l'aggancio dell'alimentatore nella sezione. Non è successo quello che speravo e quindi ho messo di nuovo a bagno, però con l'acqua non più tiepida, ma con l'acqua tiepida un pochettino tendente al caldo. Ovviamente stiamo parlando di temperature per bebè. Ho provato così, ma neanche in quel caso sono riuscito ad avere dei buoni risultati. E allora, una goccia di sapone per piatti, basta davvero mezza goccia perché era un bicchiere, l'ho lasciato in ammollo un pochettino di più e allora dopo un'oretta sono riuscito, innanzitutto l'acqua era tutta colorata, sono riuscito effettivamente a sfilarlo. Come si fa? Con una pressione media, delicata, cioè se non viene via vuol dire che c'è ancora da lavorare un pochettino, ok? Lo afferrate e in questo caso per esempio il pennino è corto, mi rendo conto che per sfilarlo dovrei premere troppo. Con questo pezzo di gomma tutto diviene più semplice perché afferro il pennino da una parte, ne metto anche un po' qua perché altrimenti non ho la presa come deve essere e con molta delicatezza, in questo caso vedete in maniera progressiva viene fuori il pennino, però senza forzare, piuttosto vi fermate e gli fate fare un altro bagnetto. È venuto fuori qualche millimetro e allora provo ancora sempre con delicatezza. Quello che voglio insegnarvi in questo tutorial un pochettino più lungo per una cosa talmente semplice se vogliamo è questa. Se sentite che la forza da applicare è eccessiva vuol dire che deve fare un altro bagnetto. Questo ne ha fatti 5 prima di essere sfilato perché evidentemente non c'è molto lasco, non c'è molta tolleranza fra pennino e sezione e allora piano piano, così come sto facendo, viene fuori sempre di più, poco per volta. Vedete che c'è già fuori questo pezzo che non si vede, è annegato nella sezione. Posso farlo adesso anche senza perché siamo arrivati. Eccolo qua, abbiamo l'alimentatore che comunque, come vi ho detto, ha già fatto il suo bagnetto perché a Cipicchia non ne voleva sapere di estrarsi. L'alimentatore non abbiate paura di disassemblarlo dal pennino perché, come vedete, ha proprio una sua guida. Una volta messo nella sua sede, vedete che si ferma e non va avanti. Una volta messo nella sua sede è molto stabile e si capisce che è questo, non può andare in nessun altro modo, ok? Quindi non c'è il timore di dire dove devo regolarlo, più avanti, indietro, come era prima, come facciamo. Questo è il canale che va verso l'alimentazione, verso il serbatoio, in questo caso il converter o la cartuccia. Devo sostituirlo con un pennino fine e allora potrei disporre soltanto del pennino e utilizzare l'alimentatore precedente. In questo caso mi hanno venduto anche l'alimentatore e quindi via uno e sotto un altro.
Adesso dobbiamo, una volta posizionato il pennino, che come vi ho detto basta seguire la guida, è facilissimo perché non può andare oltre, vedete anche spingendolo non va oltre perché qui c'è un piccolo scalino, devo però reinserirlo in questa unità, che comunque vi consiglio di lavare, di sciacquare, perché le incrostazioni che non hanno consentito una rimozione fluida nella prima fase dello smontaggio risiedono proprio qui dentro, quindi anche qui un bel bagnetto. Se poi avete uno scovolino di quelli anche per pipa, gli fate un paio di passaggi e poi nuovamente un risciacquo per togliere anche i pelucchi che a loro volta potrebbero ulteriormente ostruire l'alimentatore. Questa sezione vi invito ad osservarla con una luce. All'interno della sezione c'è una sorta di slitta. Quella slitta, quei due binari, difficile inquadrarveli meglio, quei due binari sono quelli che devono andare a combaciare con questo elemento. Eccolo qua, vedete che sull'alimentatore c'è proprio un solco, è nient'altro che il complemento, cioè la guida che troviamo qui dentro, quindi la osservate dal vivo, è facile, guardandola con l'occhio nudo è molto più facile che inquadrarla con la telecamera. Una volta che sapete che è in corrispondenza di quello, potete fare anche una prova di questo tipo, cioè girandolo molto dolcemente, sentite che ad un certo punto il pennino entra. Se lo giro da un'altra parte non entra più, cioè entra solo quando incontra la sua slitta, quindi potete anche, volendo, posizionarlo così, tanto per avere un confronto, diciamo un rapido confronto. Poi il pennino abbiamo detto che ha il suo spazio, la sua sede, eccolo qua, e adesso andiamo a rimontare il tutto. Una volta che è inserito nella guida, con una piccola pressione, andate a inserire il pennino. Adesso, come potete vedere, è innestato così come era innestato prima. Dall'altra parte potremo osservare l'attacco per la cartuccia o per il converter, e quindi possiamo andare anche, già che ci siamo, a innestarlo. Ok? Io ho sentito anche il piccolo click. A questo punto la nostra penna è pronta per essere rimontata. Olè. Incappucciata. Quindi per riepilogare non procedete con forza, ma piuttosto per passaggi progressivi. Ci impiegherete una mezz'oretta in più, un'oretta in più, però la vostra penna sarà sempre in ordine e non sarà danneggiata, e soprattutto preservata dalle incrostazioni, dagli intasamenti, che è inevitabile che si formino sempre, e soprattutto quando la lasciamo ferma lì con l'inchiostro, o anche abbiamo finito la cartuccia, pensiamo che ormai non ce ne sia più, ma l'alimentatore invece è ancora intriso di inchiostro. Come sempre, se queste cose, se questi tutorial vi sono utili, insomma, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina, così sarete sempre informati su tutte le novità e sui contenuti che usciranno. E se il video vi è piaciuto, lasciatemi un commento, mettete un like, che fa sempre piacere. Ciao a tutti amici e alla prossima!